Oggi vi faremo vedere come si ormeggia un catamarano di poppa. Seguitemi. Siamo a Marina Cala de Sardi, il marina più verde d'Italia, la casa del gruppo NSS Yachting, e tutte queste barche fanno parte appunto della flotta charter della NSS Charter, la flotta charter più grande d'Italia. Siamo venuti qua per girare un video per la serie Io navigo Catamarans sul nostro canale iCat SVN Catamarans e parleremo dell'ormeggio di poppa del catamarano. Vi faremo vedere come si può ormeggiare di poppa un catamarano. Avremmo voluto farlo su un catamarano un pochino più piccolo di quelli che portiamo noi direttamente senza l'ausilio dello skipper, ma purtroppo non era disponibile e abbiamo dovuto usare un Lagoon 50, ma la manovra chiaramente non cambia, le cose da fare sono le stesse. Io spero che il video vi interessi, quindi andiamo a cominciare. Oggi parliamo dell'ormeggio del catamarano. Il nostro programma in effetti era fare questo video su un Lagoon 42, ma purtroppo, siccome il Lagoon 42 era proprio nuovo di zecca, voi dovete sapere che la NSS Charter compra all'incirca una decina di catamarani, 10-15 catamarani nuovi tutti gli anni, e questo, siamo a febbraio, è il periodo in cui questi cominciano ad arrivare. Però il nostro Lagoon 42, causa cattivo tempo, ha ritardato, quindi abbiamo optato per fare la lezione su questo Lagoon 50. Anche questo è nuovissimo, ha un mese e mezzo di vita ed è la nostra casa, la casa della troupe di Solo Vela quando noi siamo qui a Cala de Sardi. Con me ho Simona Pasqua. Ciao Simona. Ciao, che è una degli skipper della squadra di skipper di NSS Charter, e lei durante l'estate porta quasi soltanto catamarani. Poi invece d'inverno porta soltanto monoscafi perché ha una scuola di vela per cui insegna vela e lo fa chiaramente sui monoscafi. Chiaramente una barca come questa è molto diversa dal Lagoon 42, noi volevamo farvelo vedere su un Lagoon 42 perché quello è un catamarano tipico da armatore, cioè è l'armatore che porta la sua barca. Queste barche qui invece, sia armatoriali che da charter, solitamente vengono portate dagli skipper, ma i concetti generali sono esattamente gli stessi. Il primo è che noi affrontiamo l'ormeggio di prua, ma poi ci giriamo. Vedete, adesso lei comincia a girare la barca. Perché, Simona, stai girando la barca? Sto girando perché, dato che avremo un vento laterale per entrare, se facciamo la manovra come solitamente si fa, andando un po' più avanti e poi indietreggiare, questo vento ci farà scarrocciare tanto, specialmente in un catamarano di queste dimensioni. Per cui la cosa migliore è andare in retromarcia con il vento alle nostre spalle di poppa ed affrontare la maniera in questa posizione dove scarrocceremo molto meno. In pratica in retromarcia il catamarano si governa molto meglio in queste condizioni. Noi abbiamo un vento che viene da quella direzione di circa 10 nodi e il nostro posto barca è lì, tra quei due catamarani. Ora chiaramente quando noi approcciamo una manovra di questo tipo dobbiamo preparare molto bene la barca, per cui prima di arrivare in questo punto noi dobbiamo già aver messo tutti i parabordi da un lato e dall'altro, senza dimenticare i parabordi all'estrema poppa e le palle che difendono le code del catamarano, e le cime d'ormeggio. Le cime d'ormeggio sono fondamentali, soprattutto la cima d'ormeggio di sopravento, e poi vedrete per quale motivo. Per cui le cime d'ormeggio vanno incocciate alla bitta, vanno adugliate con molta cura, c'è un video di Solo Vela Net che vi spiega come si aduglia una cima, stese sul ponte pronte ad essere lanciate. Una volta che avete preparato il catamarano, studiatevi la situazione, cioè studiate da dove viene il vento. Questa è un'altra cosa fondamentale. Il vento governa la manovra, per cui noi adesso, vedete, stiamo andando indietro contro vento. La manovra si fa andando contro il vento, non a favore del vento, perché la barca si controlla meglio. Andiamo a controvento e cercheremo di entrare nel nostro ormeggio stando il più possibile sopra vento. Poi ci sarà il vento che penserà a farci scarrocciare sotto vento. Simona, adesso tu quando cominci a girare la barca? Continuo un poco all'incirca quando ho la poppa nella prua del primo catamarano.
Perfetto, vedete, questo è il primo catamarano che delimita il nostro posto barca. Quando lei arriva con una delle code parallela alla prua, comincerà a girare la barca. Attenzione, se voi vedete la barca, lei non tocca il timone è completamente fuori uso, cioè fuori uso nel senso che non lo usiamo proprio. Lei lavora soltanto di manette, soltanto con i due motori. Questi due motori, se io li faccio ruotare uno da una parte e uno dall'altra, mi fanno girare la barca su se stessa. Questo rende il catamarano abbastanza semplice in manovra, poi chiaramente un bestione di questo tipo è un altro discorso. Lei, sempre lavorando soltanto sulle manette, adesso gira la barca e entra cercando di tenersi il più possibile sopravvento. L'importante anche è la velocità, meno siamo veloci più controlliamo la barca, ma se c'è vento non possiamo essere lentissimi perché il vento ci contrasta, noi dobbiamo vincere la forza del vento. Allora dobbiamo essere così bravi da dare quel tot di velocità minimo per vincere il vento, ma senza andare troppo veloci perché a quel punto non ci controlliamo più. Adesso sentite 7, 6, 5, questi sono i metri che vengono dati dall'uomo che sta in pozzetto per comunicare allo skipper qual è la distanza che ha dalla banchina, perché lei chiaramente da qui non vede nulla. Quando invece su catamarani tipo Lagoon 42, Lagoon 40 o altri catamarani più piccoli, voi avete il controllo della banchina d'ormeggio perché la timoneria è in basso e voi potete guardare sotto dove vi trovate. Bloccato. Arrivato in banchina con i segnalamenti dell'uomo che sta in pozzetto, la prima cosa da fare è lanciare la cima. Quale cima? La cima di sopravvento. Noi lanciamo la cima di sopravvento, la andiamo a incocciare. Come questa viene incocciata, ecco in questo momento è incocciata, è assicurata, lei mette marcia avanti con i motori. Perché fa questo? Perché facendo questo, adesso vedrete che puntando su quella cima la barca piano piano si sposta di nuovo sopravvento. Per cui non deve fare le corse a prendere la trappa, portarla a prua, non ci riesco, la barca va sotto vento, no. Cima sopravvento, motori avanti, la barca si sposta piano piano e va sopravvento. Si ferma. A quel punto voi con tutta calma potete prendere la trappa e portarvela a prua. Portate le trappe a prua, dopodiché portate le cime a poppa. È semplicissimo, basta usare questo semplice trucco. Cima in banchina, sopravvento, motore avanti, la barca si sposta. Non solo si sposta, ma si tiene in assetto, perché i motori stanno spingendo in avanti, la barca non se ne può andare perché abbiamo la cima a poppa. E questa è la manovra, abbiamo concluso, bravissima Simona, grazie mille. Ma adesso c'è un altro problema, dobbiamo uscire. Una volta entrati, chiaramente il giorno dopo noi dovremo uscire, ma anche il giorno dopo probabilmente, specialmente se state in zone come la Sardegna, ci sarà un po' di vento, sempre quei 5-10 nodi d'estate più o meno ci sono, tranne alcuni giorni in cui picchia proprio forte, ma a quel punto non si esce. Quando usciamo, se abbiamo vento, abbiamo sempre lo stesso problema che ci troveremo sottovento. Da sottovento non possiamo uscire perché abbiamo la trappa dell'altra barca che rischia di andare a finire sulle nostre eliche. Il problema è riuscire a portare la barca sopravvento. Simona, come fai? Mi devo guadagnare appunto questo sopravvento e l'unica maniera è con la cima di poppa di sopravvento mettere i motori avanti, tutto timone a sinistra e la barca, come abbiamo visto in precedenza, si allontanerà dandomi lo spazio che mi serve. Cioè la barca si allontana, lo stesso sistema che abbiamo usato quando siamo entrati per riportarci sopravvento. Lo usiamo anche in uscita, portiamo la barca a sopravvento, a quel punto facciamo, Simona fa mollare. Pronti? Fa mollare la cima di poppa e esce. Questo chiaramente su questo catamarano è tutto un po' complesso perché noi siamo qua su abbarbicati, non vediamo niente a poppa e dobbiamo per forza far conto delle persone che ci stanno aiutando. Ma sui catamarani un pochino più piccoli invece, con la timoneria un po' più bassa, lì tutto è più semplice perché mentre io timono, facendo così posso guardare sotto e rendermi conto quanto è distante la banchina, per cui posso fare un po' tutto quanto da solo, anche se portare un catamarano comunque da soli, se non è possibile, è molto difficile. Se state in crociera, chiaramente almeno una persona che vi aiuta dovete averla, una persona che è in grado di lanciare la cima a terra e di liberarla quando voi dovete partire.
Per quanto riguarda invece la trappa, se voi utilizzate il sistema di mettere il motore avanti e la scima sopravvento, potete anche voi pensare ad andare a controllare la trappa prima di chiudere la manovra. E con questo abbiamo chiuso anche questo nostro video. Io spero che vi sia interessato. Se è stato così, fatecelo sapere, dateci il vostro like. Ringraziamo NSS Charter per averci messo a disposizione questa splendida imbarcazione. Il Marina Cala de Sardi, che come avete visto all'inizio del video è un Marina stupendo, già è stupendo adesso a febbraio, pensate voi quando siamo in alta stagione. Ringrazio molto Simona Pasqua di averci aiutato. Grazie. E vi do appuntamento al prossimo video con SVN Solo Veranet.